Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. Oggi concluderemo l'analisi sulle forze schierate nel conflitto di Grips dall'Eyug, parlando delle varie navi che sono state schierate da questa fazione. Prima di cominciare, come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, per rimanere aggiornati sulle future uscite. In uno dei precedenti video, di cui vi lasciamo il link in descrizione, si era parlato di come nel conflitto di Grips sono state fondamentali le battaglie aeree nell'atmosfera terrestre. Per favorirle, molto spesso i mobile suit vengono trasportati a bordo di grosse portaerei. Ecco, l'Eyug, o meglio Karava, visto che stiamo parlando della Terra, schiera l'Audumla, una portaerei di classe Garuda sottratta ai Titani. Questa è stata sviluppata dalla Federazione Terrestre sulla base dei progetti di quella schierata dal Principato di Zion durante la guerra di un anno, la Grau. Questa era stata pensata per essere l'aereo definitivo, infatti grazie ai suoi motori a reazione termonucleare era in grado di librarsi in volo in modo permanente, potendo comunque atterrare di tanto in tanto per la manutenzione ordinaria. Fatto salvo questo, però, bisogna considerare che erano pochi gli aeroporti con una pista abbastanza lunga per accoglierla. Essa è in grado di trasportare da 10 a 20 mobile suit e un equal numero di piattaforme mobili di cui abbiamo parlato nello scorso video. Oltre a ciò, il Garuda è anche dotato di 2 booster che possono essere utilizzati per aumentare la sua velocità oppure per spedire in orbita capsule, navicelle o anche dei mobile suit. Ovviamente la principale difesa del Garuda sono i mobile suit che trasporta, che possono essere dispiegati sul campo di battaglia in modo da difenderla. Ciò nonostante è anche armata con un numero non meglio precisato di contraeree, lanciamissili e cannoni a megaparticelle, anche se questi ultimi si suppone che non siano più di 10. Nel conflitto di Grips 3 saranno le Garuda presenti: l'Audumla, schierata da Karaba, diretta da Yato Kobayashi, direttore della medesima fazione, il Sudori, comandata da Ben Hooder, e il Mielort, comandato invece da Jared Messa. Ma torniamo nello spazio e in particolare parliamo dell'ammiraglia della flotta dell'Eyug, ossia la nave di classe Argama. Questa è stata realizzata dall'Anaheim Electronics sui progetti ovviamente della classe Pegasus, la nave che era la White Base nella guerra di un anno. Rispetto alla Pegasus, l'Argama può trasportare un maggior numero di mobile suit, inoltre ha un design retrattile del suo ponte per garantire una maggior sicurezza dell'equipaggio durante i combattimenti, in particolare può compattarsi su se stessa. Inoltre, per simulare la gravità, l'Argama possiede 2 moduli residenziali che ruotano intorno a una circonferenza staccata dal resto del corpo della nave. Come la Pegasus, anche l'Argama è in grado di scendere sulla Terra, però a differenza della Pegasus l'Argama ci scende come un comune mobile suit, quindi con un sistema bagliuto semplicemente più grosso, un enorme palloncino che si gonfia e le permette di superare indenne l'attrito dell'atmosfera terrestre. E sempre come la White Base, anche l'Argama è in grado di muoversi sulla superficie terrestre grazie al Minovsky Craft System, di cui abbiamo parlato già in uno dei video precedenti nella guerra di un anno. Sull'armamento dell'Argama si sa meno rispetto a quello della Pegasus, sicuramente visto che inizialmente non era previsto che l'Argama scendesse sulla Terra, ma che facesse semplicemente da ammiraglia nello spazio per l'Eyug, non era stata dotata di cannoni di contraerea. Anche per quanto riguarda la presenza di lanciamissili, che sicuramente ci sono, non se ne sa il numero preciso. Quello che invece si sa con certezza è la presenza di 4 cannoni tradizionali a canna singola, uno frontale, uno posteriore e 2 posti sotto le catapulte di lancio che potessero sparare sia davanti che dietro che di lato. Infine, come anche la White Base, l'Argama è fornita di 2 cannoni a megaparticelle che normalmente si trovano residenti in 2 spazi circolari sui lati della nave. La loro potenza di fuoco è talmente elevata che il tasso di fuoco che possono sopportare non lo è altrettanto, ossia c'è bisogno delle pause tra un colpo e l'altro per poter ricaricare il cannone. La nave di classe Argama più celebre è quella che fa da ammiraglia per l'Eyug, che porta lo stesso nome della sua classe, ossia l'Argama, comandata dal capitano Noah Bray. Ma ci sono altre navi di classe Argama che compaiono nell'Universal Century. Un esempio ne è la Pegasus terza, che compare in una novel ambientata dopo il termine del conflitto di Grips. Tuttavia i membri dell'Eyug, in particolare i suoi finanziatori, credono che l'Argama abbia una potenza di fuoco troppo ridotta per poter vincere una guerra contro i Titani. Per questo chiedono all'Anaheim Electronics di mischiare la tecnologia dell'Argama con quella della corazzata di classe Magellan in servizio nella guerra di un anno per la Federazione. Ed ecco che nasce la nave corazzata di classe Irish. Per farlo gli ingegneri rimuovono totalmente i componenti necessari per l'atmosfera, rendendo questa corazzata una nave esclusivamente spaziale. Dopodiché rimuovono anche i cannoni di contraerea, facendo sì che questa potesse essere difesa solamente dalle sue squadriglie di mobile suit trasportati. Per renderla più economica e accessibile alla distribuzione di massa vengono rimossi i componenti residenziali esterni o i cannoni retrattili e viene tutto compattato.
In particolare i cannoni vengono tutti posizionati sul davanti, in modo da aumentare la potenza di fuoco della corazzata. Inoltre viene aggiunto un nuovo ponte posteriore solo per l'atterraggio, in modo da non saturare le catapulte frontali che dovevano servire per il dispiegamento di Mobile Suit. E sempre a proposito dei Mobile Suit, rispetto all'Argama l'Irish può trasportarne un quantitativo maggiore grazie agli hangar più ampi. In particolare si parla di 12 Mobile Suit schierabili da 3 diverse catapulte. Per quanto riguarda invece la potenza di fuoco parliamo di 5 cannoni a megaparticelle a canna singola, 4 disposte sui lati e uno invece disposto alle spalle del ponte a protezione della parte posteriore della nave. Ciò unito a 2 cannoni principali binati, sempre a megaparticelle, poste sulla parte frontale della nave. Si suppone che ne siano state realizzate circa una dozzina dalle fabbriche di Granada. La più celebre è sicuramente quella comandata dal capitano Henke Bekenner e che ha preso parte a quasi tutte le operazioni nello spazio dell'Eug in supporto all'Argama. Bene, con questo siamo giunti alla fine di questo video, speriamo come al solito che vi sia piaciuto e vi chiediamo di lasciarci un like e un commento come feedback. Dal prossimo video cominceremo a parlare invece dei Mobile Suit schierati dai Titans, sempre nel conflitto di Grips. Vi anticipiamo che in questa serie di video non parleremo dei Mobile Suit di Neo Zeon, perché li andremo a parlare quando parleremo del conflitto di Neo Zeon, che è ambientato nella terza serie di Gundam, ossia Gundam ZZ. Un saluto e alla prossima!